Oggi condividerò un po' di informazioni pratiche sulla Bolivia. Ciao a tutti, ben ritrovati con un nuovo episodio della serie su Perù e Bolivia. Dopo aver pubblicato i video su itinerario, consigli pratici relativi a Perù e Machu Picchu e anche sul passaggio di frontiera via terra, oggi parlerò un po' della Bolivia. Lo preciso, noi siamo stati in Bolivia ad agosto 2025, però solamente tra Copacabana, La Paz e Uyuni, quindi quello che dirò dipende da questa esperienza. Iniziamo. Documenti. Di base conviene sempre consultare il sito del Ministero degli Esteri per essere aggiornati, però al momento per entrare in Bolivia è sufficiente avere un passaporto con validità di almeno 6 mesi. Viene indicato di avere anche con sé il biglietto di ritorno che attesti che si ha intenzione di lasciare il paese. Specifico che per i cittadini italiani non serve applicare per una visa. L'unica cosa che va fatta è compilare un formulario, il numero 250, sia in ingresso che in uscita dal paese. Lo potete trovare online e va salvato il QR code che vi esce alla fine perché viene controllato durante il passaggio di frontiera. Se entrerete o uscirete dalla Bolivia via terra, conviene compilare il formulario online sul momento perché vanno inseriti i dati del vettore, per esempio il nome dell'autobus oppure la targa. Per quanto riguarda le vaccinazioni, se arrivate dall'Italia non sono obbligatorie ma consigliate. Il vaccino della febbre gialla è obbligatorio solamente se si proviene da paesi dove la febbre gialla è endemica, quindi non l'Italia. Però va fatta questa considerazione anche sui paesi dove vengono fatti transiti di più di 12 ore, anche rimanendo in aeroporto. Ci sono poi zone della Bolivia dove la malattia è endemica ed è quindi fortemente raccomandata la vaccinazione, tanto che le autorità possono controllare i libretti gialli dove vengono certificati i vaccini della febbre gialla. Fate in ogni caso riferimento al vostro centro vaccinale per informazioni più precise di dettaglio. Prese elettriche. Allora, le prese che si possono trovare sono di tipo A e di tipo C. Noi abbiamo trovato praticamente sempre quelle di tipo C, quindi compatibili con quelle europee a 2 uscite, per cui non abbiamo mai usato l'adattatore. Secondo me conviene comunque averne sempre uno con sé per sicurezza. Moneta e pagamenti. Allora, in Bolivia ci sono i bolivianos e purtroppo per i boliviani la loro moneta in questo momento storico è molto svalutata. Quando ci siamo stati noi, quindi agosto 2025, c'era un cambio ufficiale che era di circa 1 a 7, a cui non abbiamo mai cambiato perché il cambio effettivo parallelo con l'euro era di 1 a 14 circa, quindi estremamente conveniente per noi. Proprio per questo motivo è molto più conveniente cambiare i soldi invece che pagare con la carta o prelevare. Infatti c'è sia una maggiorazione di circa il 5% per i pagamenti con carta e i prelievi ed inoltre vi applicheranno il cambio ufficiale e non quello parallelo. A Copacabana abbiamo cambiato attorno a Plaza Sucre, mentre a La Paz ce ne sono diversi in zona Avenida Camacho e in Calle Sagarnaca. Un'altra cosa che voglio aggiungere è che gli hotel a volte hanno voluto a tutti i costi farci pagare in dollari americani, perché chiaramente per loro è molto più conveniente e quindi abbiamo pagato con carta l'importo in dollari. Con Mastercard e Visa non abbiamo avuto problemi. SIM telefonica. Noi abbiamo deciso per una eSIM come abbiamo fatto anche in Perù. Mentre l'esperienza in Perù è stata buona, positiva, non posso dire lo stesso per quella in Bolivia. In alcuni punti non prendeva, mentre altri ragazzi che erano con noi nel tour del Salar de Uyuni avevano acquistato una SIM fisica con Entel che prendeva decisamente di più, persino a 4000 metri alla Laguna Colorada. Temperature. Qui le stagioni sono al contrario rispetto alle nostre, quindi mentre da noi è estate, in Bolivia è inverno e viceversa. Noi siamo stati, ripeto, ad agosto e devo dire che rispetto al Perù faceva più freddo, anche le massime sono generalmente più basse. È importante infatti avere l'opportuno abbigliamento invernale, soprattutto se farete il tour del Salar de Uyuni. Andate attrezzati così da poter ammirare serenamente il panorama senza voler scappare dentro al fuoristrada.
Il giorno al Salar de Uyuni non è particolarmente freddo, ma quando si visitano le lagune o il deserto di Siroli ci sono aree dove il vento è forte e di notte, durante il loro inverno, si può scendere anche a -10, -15. La maggior parte delle strutture non ha il riscaldamento, noi abbiamo infatti noleggiato un sacco a pelo aggiuntivo alla partenza del tour, quindi se lo volete chiedete all'agenzia subito prima di partire. È tutto fattibile e gestibile, basta essere attrezzati. In generale, quando prenotate un hotel in Bolivia, in realtà vale anche per il Perù, però date un occhio alla voce riscaldamento perché non sempre è presente e anche quando lo è magari poi vi ritrovate a scaldarvi comunque con delle stufette elettriche, ma devo dire che facevano il loro lavoro. Le recensioni in questo caso quindi sono particolarmente importanti. Mobilità interna. Muoversi in città. Allora, in riferimento alle 3 città in cui siamo stati, quindi Copacabana, La Paz e Uyuni, posso dire che in generale si può sempre camminare per strada senza problemi. Alla Paz ci si può anche qui tranquillamente muovere a piedi, ma la città è grande e ripida, soprattutto è ripida, quindi potrebbe servirvi anche altro. Le possibilità sono diverse, c'è il teleferico che ha diverse linee che oltre ad offrire una vista strepitosa vi consente anche di evitare il traffico. Il costo del biglietto è irrisorio perché parliamo di 3 bolivianos a tratta. L'unica scocciatura è che per ogni cambio linea serve avere un nuovo biglietto. Alla biglietteria potrete dire il vostro percorso e mi sembra che per il multitratta ci sia un piccolo sconto, però non ne sono sicura al 100%. Tra l'altro ho visto diversi cartelloni che pubblicizzavano una tessera, noi ce ne siamo accorti un po' troppo tardi, però magari provate a chiedere in biglietteria, vi eviterebbe nel caso di fare 200.000 biglietti. Seconda opzione è Uber, ma non sempre troverete delle macchine libere. In particolare, quando la città è bloccata dal traffico, nessuno vi prende la corsa, oppure anche in aeroporto non si trova nessun Uber. I ragazzi dell'hotel ci hanno suggerito di usare invece Yango, che è un'altra applicazione, però noi non ci siamo riusciti a registrare perché non avevamo la SIM boliviana. Terza opzione sono i normali taxi che alla fine abbiamo preso diverse volte chiedendo prima il prezzo. Sono sempre stati molto onesti e non abbiamo avuto nessun problema. Muoversi tra le città. Su questo in verità non abbiamo una grandissima esperienza, però sicuramente le modalità più gettonate sono 2. L'aereo, noi abbiamo volato sulla Paz al rientro da Uyuni e poi ci sono voli tra le principali città della Bolivia. Altrimenti c'è l'autobus, noi abbiamo viaggiato come ho raccontato già nel video sul passaggio di frontiera con Bolivia Up per la tratta Copacabana-La Paz, però solo perché arrivavamo dal Perù e volevamo fare solo uno stop breve a Copacabana, altrimenti credo proprio avremmo cercato un'altra opzione. E poi anche con Todo Turismo per fare la Paz Uyuni solo andata. Questa compagnia è considerata, anche la nostra guida del Salar de Uyuni lo ha confermato, la migliore per questa tratta. 2 parole veloci in merito. Il bus parte dall'ufficio di Todo Turismo, quindi non dalla stazione degli autobus, dove sarà possibile fare il check-in, vi etichettano i bagagli ed hanno anche una piccola sala d'attesa con i servizi igienici. Si parte alle 9 di sera, i posti li potete scegliere quando prenotate. Sul bus vi danno la cena, simile aereo, e poi anche una piccola colazione. Fanno anche un breve stop per farvi vedere l'alba. L'autobus è veramente comodissimo e abbiamo dormito molto bene. D'inverno copritevi perché fuori durante la notte ghiaccia. Ci siamo svegliati con il finestrino congelato. Dove alloggiare? Parlo solo di La Paz. Allora, di base le aree che sono più consigliate sono quelle del Mercato delle Streghe e Sopocaci. Noi abbiamo alloggiato in entrambe perché abbiamo soggiornato in 2 diverse volte a La Paz e forse ho preferito Sopocaci. Sono entrambe zone tranquille, secondo me. La prima forse è diventata un po' turistica, quindi per questo ho preferito Sopocaci, anche se rispetto ai punti da visitare è secondo me più comoda la zona del Mercato delle Streghe. Un'altra area che è sicura e benestante è quella sulla linea verde vicino a San Miguel, però secondo me è un po' scomoda per visitare la città.
Visto quello che si legge sull'America Latina, voglio specificare che a La Paz mi sono sempre sentita al sicuro e ho trovato le persone con cui ho avuto a che fare sempre molto cortesi ed oneste. Ma all'altitudine. Ho tenuto questo come ultimo punto perché mi sono già dilungata parecchio sul tema nel video sui consigli pratici del Perù, perché è stato appunto a Puno, a 3800 metri sul lago Titicaca, che siamo entrati in contatto con un'altitudine che ci ha inizialmente dato un po' di fastidi. Quindi, sintesi, ci provo. Il mal d'altitudine è molto personale, non tutti lo hanno e non tutti quelli che hanno i sintomi hanno gli stessi sintomi. Il mio ragazzo, per esempio, lo ha sofferto un po' più a lungo di me. La cosa che ci ha dato più fastidio sono stati i mal di testa pulsanti che si sono verificati soprattutto all'inizio. Noi abbiamo trovato beneficio nel prendere le pastiglie per gli sbalzi di altitudine che avevamo comprato nelle farmacie in Perù. Immagino che le vendano anche in Bolivia. È importante rispettare le cadenze consigliate perché fa la differenza, soprattutto all'inizio. Ho trovato beneficio anche nell'utilizzare l'acqua de Florida che si mette sulle mani e si inspira. Ci è stata data preventivamente anche dalle guide quando siamo stati a 5.000 metri, sia in Perù che in Bolivia. Per far passare il mal di testa abbiamo comunque utilizzato i comuni farmaci da banco che ci eravamo portati dall'Italia. Le norme generali che consigliano di seguire sono comunque più o meno sempre le stesse, quindi di salire con calma, il più lentamente possibile, quindi preferendo il bus all'aereo, cercare di rimanere idratati, evitare gli alcolici, in generale comunque fate riferimento al vostro medico. Quindi questo è quanto per i punti che volevo condividere sulla Bolivia. Non ho parlato del Tour del Salar de Uyuni perché si merita un focus, come anche sicuramente la Paz che mi è piaciuta veramente tantissimo e lo farò anche su altre città peruviane come Cusco, Lima e Arequipa. A presto quindi con i video più di dettaglio sulle mete principali del nostro viaggio. Ciao!